Buongiorno ragazzi, ogni singolo giorno della mia vita mi arriva un messaggio su Instagram o per email o su tutti gli altri miei contatti con scritto cosa guadagni, quanto guadagni, dove dedichi il tuo tempo e con quali cose guadagni di più. Allora, oggi spero di fare un video dove vi spiego tutte queste cose e cerco di essere il più trasparente possibile in modo che voi riusciate a capire cosa faccio, come lo faccio e quanto ci traggo. Ovviamente per motivi di privacy e morali anche non vi dirò le cifre che guadagno, ma vi dirò semplicemente da dove prendo i miei guadagni. Poi sta a voi credermi, anche perché penso che se io vi dica una qualsiasi cifra, voi potete credermi o meno, come adesso io vi dico le mie fonti di guadagno, poi sta a voi credermi o meno. E io ho già visto migliaia di video di queste persone, gran parte americani, che mostrano i loro guadagni, mostrano che guadagnano l'infinità di soldi in tutte le cose che fanno e poi sono poco credibili, per cui preferisco molto di più dirvi come guadagno e quali sono le mie fonti di reddito, in modo che voi riusciate magari ad implementarli voi stessi per la vostra persona, o che semplicemente sappiate quali sono altre vie che si possono percorrere nel mercato online, nel digital marketing o in tutte queste cose che io faccio nel mondo virtuale. Allora, io ho fatto un bel schemino, eccolo qui, queste sono le mie fonti di guadagno. Se state con me fino in fondo, poi vi dico la classifica di quali sono le fonti che mi danno di più e a quali dedico più tempo. Iniziamo in senso orario partendo da qui. Affiliate marketing. Cos'è l'affiliate marketing? Per chi non lo sapesse, si tratta di promuovere prodotti che siano fisici o virtuali di altre persone. Io faccio affiliate marketing tramite Amazon, per cui promuovo i prodotti di Amazon e per ogni prodotto che le persone comprano tramite il mio link io ci guadagno una piccola commissione. Ovviamente non è una commissione aggiuntiva al prezzo che va a pagare la persona, ma è una commissione percentuale del prezzo che paga. Per ipotesi, va a comprare questa penna, costa 10 euro, io ho una commissione del 10%. Lui in qualunque caso pagherebbe 10 euro, ma se entra tramite il mio link e paga tramite il mio link, io ho una commissione per ipotesi del 10%, per cui su questi 10 euro 9 vanno ad Amazon e 1 va a me. Se invece non entrasse col mio link, tutti e 10 vanno ad Amazon e Amazon è più contenta. Ma Amazon fa questo perché così ha più traffico, più persone interessate a quegli oggetti. Dopodiché un altro tipo di affiliate marketing che faccio è Jungle Scout, per cui se una persona entra tramite il mio link io ci guadagno una piccola commissione sul suo acquisto. Poi ne faccio altri vari che non sto qui a citarvi, ma ce ne sarebbero un'infinità. Questa cosa è molto scalabile, per cui volendo si possono aggiungere altri tipi di affiliate marketing e aumentare questa cosa in maniera esponenziale. Infatti sto lavorando all'interno dell'affiliate marketing per cercare di aumentare tutte le possibili affiliazioni in modo da poter trarci più guadagno, tra virgolette. Ovviamente questa cosa io per il momento la faccio in modo passivo, significa che promuovo le cose sul mio canale YouTube. Ovviamente se iniziassi a promuovere cose inutili o cose che non sono inerenti a quello che faccio, risulterei stupido prima di tutto e risulterei una persona che vuole solo farci la pagnotta e guadagnarci. Per cui io le cose che promuovo sono cose che utilizzo e cose che reputo funzionali e utili per chi guarda i miei video. Poi sta a voi giudicare, io cerco di essere il più trasparente possibile. Poi c'è chi fa affiliate marketing in modo attivo. Cosa significa? Prende una promozione, che ne so, vendono le mutande di Belen Rodriguez, le mutandine, il perizoma di Belen Rodriguez, e lui fa una pubblicità a pagamento su Facebook o su Google, o su Instagram, sempre tramite Facebook Ads, promuove questa cosa pagando Facebook per fare la pubblicità, cercando di convertire il maggior numero di click per poi convertire il maggior numero di vendite e lui ci guadagna una commissione. Quello è fatto in modo attivo, cioè pagando la pubblicità. Io lo faccio in modo passivo, senza pagare, avendo risultati buoni rispetto all'investimento, perché alla fine io non ci investo soldi, ma semplicemente condivido quello che utilizzo e riesco a trarci un piccolo guadagno. La seconda fonte è YouTube. Con YouTube sapete all'inizio dei video c'è la pubblicità, quindi le persone se guardano la pubblicità
se stanno all'interno della pubblicità, insomma se fanno engagement con la pubblicità, YouTube mi paga delle commissioni e questo è quanto, non c'è nient'altro da spiegare. Poi collaborazioni. Attualmente io ho delle collaborazioni, però non ho collaborazioni monetarie, nel senso che l'azienda mi paga dei soldi per, che ne so, fare il post su Instagram, fare il video su YouTube. Attualmente ho solo delle collaborazioni utilitarie, cioè io do un servizio all'azienda e l'azienda mi dà un prodotto o un servizio suo senza guadagnarci soldi. Io spererei un domani di riuscire anche a guadagnarci qualcosa. Ovviamente con questo bisogna fare lo stesso ragionamento delle affiliazioni. Non si può andare a collaborare con aziende che ti contattano e fanno cose inutili o inutili alle persone alla quale mostri le cose. Per esempio, mi ha contattato un'azienda di scarpe tarocche cinese, mi ha proposto 3-4 paia di scarpe e una buona cifra per fare un video di quelle scarpe all'interno del mio canale. Ma dico io, aziende, cioè fatevi furbe, che senso ha che io faccia un video delle vostre scarpe tarocche cinesi all'interno del mio video all'interno del mio canale su YouTube? Prima di tutto ci perdete voi perché avete un'esposizione stupida. Non penso che voi siate interessati alle scarpe tarocche cinesi. E seconda cosa, ci perdo io perché perdo tutti i miei iscritti e i miei iscritti pensano questo qui è qui soltanto per sfruttarci e trarci del guadagno tramite le cose che fa, quando io come prima cosa su YouTube sono qui per condividere le mie esperienze e cercare di aiutarvi nella vostra crescita, che possa essere economica, fisica, finanziaria, qualsiasi tipo di cosa. Il mio obiettivo principale è aiutarvi, non farci soldi tramite voi, perché non avrebbe senso, non è quello che voglio fare. Poi la quarta cosa è Amazon FBA. Come sapete io vendo su Amazon usando la logistica di Amazon. Ho fatto altri video, se volete ve li lascio in descrizione. Comunque Amazon FBA l'ho già spiegato abbastanza nei miei precedenti video. Se volete vi lascio i video in descrizione, potete andare a vedere come funziona e più o meno quanto si può crescere. Comunque questa è una cosa che può crescere esponenzialmente. Questa anche, le collaborazioni sì, anche possono crescere esponenzialmente, Amazon FBA anche. Dopodiché si passa alle consulenze. Ogni giorno mi arrivano mail con scritto: ti pago, per favore aiutami un'ora, facciamo una chiamata su Skype, ti pago. Io per questioni di tempo cerco di rispondere a tutte le persone positivamente, cerco di trovare un orario per tutti quanti, però queste consulenze sono per persone veramente interessate, perché cerco di tenere un prezzo moderatamente alto, anche perché sennò perderei tutta la mia giornata a fare collaborazione, a fare consulenze, e non è quello che voglio fare. Lo faccio per darvi una mano, lo faccio con le persone che sono veramente interessate, che hanno già investito dei loro soldi all'interno del loro business e che vogliono cercare di aumentare e di accrescere il loro business. Per cui se siete interessati a qualche consulenza vi lascio l'email in descrizione dove potete scrivervi e poi ci mettiamo d'accordo. Però vi dico già, sono cose che faccio con persone realmente interessate, che vogliono aumentare il loro business, che vogliono sentire la mia opinione e che vogliono trarci un guadagno. Di sicuro non faccio consulenze uscendo in bar e bevendo la tazzina di caffè. Voglio fare cose con persone realmente interessate che vogliono investirci tempo e denaro in quello che fanno e vogliono impegnarsi realmente. Per cui se siete interessati vi lascio l'email in descrizione. Se volete sentire la mia opinione e accrescere le vostre conoscenze, io sono disponibile al massimo, ripeto, con le persone realmente interessate. Poi questo punto di domanda, come sapete, io sono in continua espansione. Ho iniziato con questo, mi sono espanso, se si può dire, in questo e cerco continuamente di trovare altre fonti di guadagno che posso implementare a questo grafico. Attualmente ne sto consultando una, poi se mi seguite vedrete cosa faccio, come sempre trasparenza massima, condivido quello che faccio e vedrete il punto di domanda quando arriverà, vi farò vedere, saprete. Poi l'ultima cosa, arriviamo agli investimenti. Attualmente investo con le piattaforme di peer-to-peer. Se non avete visto i miei video andateli a vedere, delle piattaforme peer-to-peer. Io investo con Twino e Mintos, ho fatto 2 video a proposito e poi ogni fine mese faccio un video dove vi dico l'andamento
dei miei investimenti. Comunque attualmente investo in queste due piattaforme peer-to-peer, ci sono i video, quindi massima trasparenza, andateli a vedere, però sto guardando di espandermi sempre nel mondo degli investimenti. Questa però è una cosa che, come tutte, può crescere esponenzialmente, però necessita di una cifra monetaria relativamente alta, perché inizialmente sbagliando, ve lo dico, sbagliando, ho investito in azioni e avendo poca cultura e poca educazione personale all'inizio ho sbagliato e ho perso dei soldi. Per cui io credo che prima, per fare questo, come per fare tutte le cose, ci voglia una fase educativa e dopodiché si può pensare di investire e di mettere il proprio denaro in qualcosa che si può fare, si può aumentare. Per cui attualmente negli investimenti investo solo nelle piattaforme peer-to-peer di Twino e Mintos e mi sto istruendo e sto guardando di aumentare questo fattore del mio reddito, che può essere azioni, immobili, bonds, piattaforme di crowdfunding, ce ne sono un'infinità di varianti per le affiliazioni. Come vedete ho cercato di diversificare e variare tutte le mie fonti di reddito in modo che se un domani YouTube muore, questa fonte viene meno, io continuo ad avere le altre 5, 6. Se Amazon mi chiude la piattaforma di affiliazione, mi chiude l'account affiliato, questo non c'è più, però rimangono tutte le altre. Se per ipotesi una piattaforma di investimenti che è Twino chiude, fallisce, ho tutte le altre, per cui la cosa che cerco di trasmettervi oggi è cercare di diversificare al massimo le vostre fonti di reddito, in modo che se un domani qualcosa dovesse andare male, quella cosa viene eliminata, ma le altre 6, 5, 4 coprono quella perdita. Però un'altra cosa che vi dico è: cercate di concentrarvi su una cosa alla volta. Quando l'avete implementata al meglio, passate alla successiva, perché se inizio che ne so a creare un canale YouTube, se inizio a creare Amazon, se inizio che ne so a studiare gli investimenti, non è più finita e il piccolo tempo che ho investito nelle varie cose non è equiparato al tutto il tempo che ho investito in queste su un'unica cosa, al risultato che può darmi, per cui il risultato sarà molto migliore se io investo tutto il mio tempo in qualcosa che può crescere esponenzialmente in questo modo, piuttosto che se io investo poco tempo per ogni singola cosa per poi avere il nulla su tutte queste cose. Allora, siamo arrivati a 15 minuti, spero di non avervi annoiato e spero di avervi trasmesso qualcosa di positivo. Ora vi dico dove dedico più tempo attualmente e con cosa guadagno di più. In ordine guadagno di più con la prima in classifica è Amazon. Amazon FBA è la mia maggiore fonte di reddito. Dopo ci sono le affiliazioni. In questo settore, in questa parte farò altri video perché sono sicuro che dopo questo video sarete interessatissimi alle affiliazioni. La mia terza fonte di guadagno è YouTube. La mia quarta fonte di guadagno sono le consulenze e poi la quinta ci sono le collaborazioni insieme agli investimenti. Io con investimenti e collaborazioni faccio relativamente poco, si può dire poco, perché con le collaborazioni ricevo semplicemente oggetti, per cui si può quantificare quello che mi inviano o il servizio che mi danno, mentre con gli investimenti attualmente ho investito dei soldi che però mi danno un guadagno, un ritorno sicuro che però non è altissimo. Si parla di 5 euro al mese di ritorno, però è pur sempre un guadagno alla fine. Io lo metto, cerco di implementarlo, cerco di poter investirci più soldi, ma attualmente sto cercando di implementare tutto il resto per poter poi implementare questo. Questo è quello che faccio durante le mie giornate, cerco di implementare al meglio tutti i miei guadagni per riuscire a crearne altri e ad ingrossare questa cosa. Poi, come vi ho detto prima, dove dedico la maggior parte del mio tempo? La maggior parte del mio tempo adesso è dedicata in YouTube, in questa cosa qui, perché innanzitutto mi piace tantissimo parlare con voi, aiutarvi, avere un feedback positivo, avere dei vostri commenti dove mi dite bravo, stai facendo la cosa giusta, o piuttosto sei un pirla, stai facendo la cosa sbagliata, perché questa è la cosa che più mi piace, che più mi diverto a fare e che più mi aiuta a crescere, perché
Una volta che ho fatto una cosa sbagliata, voi me lo dite e io cerco di migliorarla. E oltretutto riesco ad aiutare moltissime persone nel loro percorso. Dopodiché, come sapete, io per Amazon FBA qualche mese fa ho dedicato tantissimo del mio tempo, e circa 3 mesi e mezzo, per far partire la partita IVA, per fare ricerca prodotto e per fare tutte le cose che ci sono agli inizi di Amazon. Ora ci dedico praticamente nulla, anzi ci dedico un po' del mio tempo soltanto per scrollare e ricaricare, in modo da vedere quanti prodotti vendo quel giorno o quanto sto fatturando quel giorno. Per cui attualmente dedico tantissimo del mio tempo su YouTube. Poi dedico molto tempo sulle affiliazioni, perché sto cercando di implementare questa cosa nel modo migliore che ci sia per voi e per me, e soprattutto mi sto istruendo al massimo nel migliore dei modi per poter riuscire a portare del buon contenuto per quel che riguarda questo settore, dove ci sono molti interessati e dove ci sono molte potenzialità. Poi investimenti praticamente nulla come Amazon, ricarico semplicemente e vedo quanto è il mio credito. Collaborazioni ci impiego una mezz'ora al giorno, il tempo di rispondere alle email e consultare le varie cose. Consulenze dipende da settimana a settimana, ci sono settimane dove faccio 2 consulenze, per cui 2 ore a settimana più o meno, poi dipende da settimana a settimana, questo è un po' variabile. E poi impiego moltissimo tempo in questo punto di domanda, nelle cose nuove e nell'istruzione. Comunque ragazzi, la cosa in cui impiego molto, ma molto del mio tempo sono l'educazione, l'istruzione personale e ciò che può accrescere me stesso, perché io penso che il migliore investimento che voi possiate fare sia l'istruzione personale, sia il sapere. È molto più appagante, sia a livello personale che a livello monetario, imparare come si guadagna piuttosto che avere il denaro. La domanda che dovete fare a una persona ricca non è: mi presti, mi dai 100.000 euro, 200.000 euro, ma piuttosto dovete chiedergli come fa a guadagnare i suoi soldi, perché in quel modo riuscirete anche voi ad emularlo e guadagnare e arrivare al suo stesso livello. Per cui io a tutte le persone che reputo dei mentori, si dice mentori, chiedo come fanno a guadagnare piuttosto di mi presti X soldi, Y soldi. E questa è la domanda che dovete fare per riuscire ad aumentare la vostra conoscenza e aumentare anche il vostro intelletto e guadagno, quindi. Allora, spero che questo video sia stato il più utile possibile per voi. Come sapete ho la trasparenza massima, per cui vi dico quello che faccio, spero che voi abbiate fiducia in me. Se siete interessati a questi video, se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al mio canale se siete interessati a queste tematiche, fatemi tutte le domande che volete nei commenti, come sapete sono disponibile al massimo. Ho un gruppo di Telegram sul business, su nuove idee, su quello che verrà, ve lo lascio in descrizione se siete interessati, e ci vediamo al prossimo video. Come sempre spero che abbiate messo riproduzione a 1,5, perché io sono lentissimo a parlare in questa tipologia di video, anche perché voglio cercare di trasmettere la cosa nel modo più corretto possibile la prima volta in cui la dico. Comunque ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video o nella prossima avventura. Ciao!